Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche e lavorative per il primo semestre del 2024. Ragazzi, abbiamo il diavolo. Prendo solo questa girata, ok? Però andiamo comunque a vedere le altre due, sono il mago e il giudizio. Che interessante. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta, perché quando c'è il diavolo si parla sempre di una situazione un po' costretta, un po' viziosa, un po' legata anche all'ego, eh? Il diavolo è collegato all'ego, alla mente, a tutto quello che sono i giochi della mente che portano alla tossicità. Va bene, come sempre vi ricordo che comunque le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche qui. L'oroscopo generale, quello sull'amore e gli affetti e quello sulla crescita spirituale sono già online, io ve li lascio comunque in fondo al video, se no diversamente li trovate nelle playlist. Ok, allora ragazzi partiamo da un otto di bastoni, wow che energia scivolosa. Regina di spade, 4 di spade, 2 di spade, beh adesso capisco questo diavolo. Abbiamo un cavaliere di coppe, un 3 di spade e un 3 di bastoni. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e poi vado ad analizzare ogni singola categoria, quindi occupati, disoccupati e via dicendo. Guardate, la sensazione che ho così di primo acchito è che ci sia una questione economica legata al lavoro che avrebbe bisogno di migliorare. L'otto di bastone al contrario mi dice che ci sono delle notizie, delle novità, dei cambi che non arrivano, come se ci fosse un- una mancanza di comunicazione, mi viene da dire. Andiamo poi a vederlo meglio coi mini tarocchi, con questi qua. Abbiamo anche la regina di spade. Allora, la regina di spade può rappresentare un titolare, piuttosto che magari siete anche voi. In qualsiasi caso è un'energia determinata, forte, che fa programmi, che arriva dove deve arrivare perché non si lascia prendere troppo dai sentimentalismi. Diciamo che è un momento di forte autocontrollo o di controllo, ve lo dico perché c'è anche il diavolo. E qui arriviamo al 4 di spade e al 2 di spade. Allora, il 4 di spade normalmente è una carta che parla di una carta di staticità e che parla di qualcuno che, diciamo, si prende un momento, sa che la situazione non è delle migliori, però ha questa necessità di, diciamo, mettersi in stand-by, probabilmente perché deve pensare da che parte andare, come sia meglio agire. È come se doveste esercitare un forte autocontrollo, un forte controllo sulla situazione esterna
ma anche su voi stessi, sento, perché qui si tratta di capire dove andare. Qui abbiamo poi anche un cavaliere di coppe, adesso poi queste le andiamo a vedere subito, cioè dopo. Però è come se ci fosse qualche cosa che va avanti anche un po' forzatamente, a furia di seguire le regole, e ci sarebbe bisogno di un momento di introspezione per riuscire a capire, ok, adesso tipo ho raggiunto un certo tipo di risultato, un certo tipo di livello, adesso da che parte vado? Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Ah, 5 di coppe e giudizio. Ragazzi, io qui credo che vi scapperà qualche colloquio, qualche occasione importante inerente alla presentazione di un prodotto, piuttosto che una conferenza, piuttosto che qualche cosa che potrebbe essere importante per l'evoluzione della vostra vita lavorativa. Andiamo a vedere la regina di spade. Gli amanti e la regina di spade. È come se avessi bisogno di sviluppare questa iperrigidità per arrivare all'equilibrio di cui ci parla gli amanti. La regina di spade è una regina di polso, è una di quelle persone che è disposta comunque ad aiutare, a dare una mano, ad ascoltare, ma dall'altro lato ha sempre la spada in alto, come per dire che è sempre in allerta. Andiamo a vedere il 4 di spade. Appeso, imperatore e 3 di pentacoli. Guardate ragazzi, qui sento che questo momento di meditazione sul da farsi è sul come continuare a mantenere l'equilibrio senza tutto questo controllo, perché vi dico, vi fa sentire schiavi. È come se ci fosse qualche cosa in ambiente lavorativo, inerente al lavoro, che vi solleciterà, vi diciamo manterrà costantemente in allerta, e questo potrebbe anche provocare stress alla fine, per quello che c'è bisogno del riposo del 4 di spade, di questo momento di... E tenete presente che anche qui avete l'appeso, quindi è proprio un momento di ho bisogno di prendere fiato. Per la mole di lavoro, per il tipo di lavoro, può essere perché avete tanti concorrenti, può essere perché per qualcuno può essere perché ci sia una relazione amorosa sul posto di lavoro. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un re di bastoni e un asso di coppe. Sì, è come se ci fosse un bivio inerente, un nuovo inizio. Vi dico così perché c'è anche il cavaliere di coppe, e siccome anche qui abbiamo gli amanti, e il diavolo parla anche di tentazioni, ragazzi, non vorrei che per qualcuno si trattasse di una relazione amorosa all'interno di un posto di lavoro, piuttosto che di una situazione, magari piuttosto che con un cliente o un capo, non so. Può essere un capo per molti, o un superiore comunque. Se non fosse quello il vostro caso, perché ovviamente non è così per tutti. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe, perché è come se ci fosse qualche idea
che non sapete se proporre oppure no. Come questa sensazione. Scusate. Allora, è uscita la forza e l'otto di spade. Dunque, devo dire che questo asso di coppe lo sento fortemente collegato con questo cavaliere di coppe, che sia una situazione romantica o meno, è un'offerta, è un qualche cosa che vi... perché qui avete 8 di spade, ah no, questo è un 3 di spade, sembrava un 8 di spade dalla raffigurazione. Comunque, sono tutte spade alla fine, no? Quindi è un po' come la possibilità di prendere una scelta, di usare il vostro coraggio per andare oltre, perché qui c'è un 3 di bastoni. Il 3 di bastoni parla di progetti che si concretizzano. Andiamo a vedere il 3 di spade. Asso di denari e 9 di bastoni. Sento che questo 3 di spade parla di preoccupazioni più che di un dolore. Perché comunque abbiamo un asso di denari, quindi si parla di nuovi inizi, di nuovo 2 assi, qui. È come se ci fosse la scelta tra continuare così come si era oppure accogliere questa nuova proposta che dà effettivamente spazio a questa nuova strada, a questo nuovo percorso di cui ci parla l'asso di denari. È un'opportunità che si presenta. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Diavolo e 6 di spade. Ragazzi, qui si tratta di togliervi dalla tossicità e non è detto che sia necessariamente un'altra persona, magari cioè è il lavoro in sé che per gestirlo magari richiede richiede tante ore davanti al computer che comunque assorbono tanta energia, tanta concentrazione, poi ci si scarica, no? E magari non si viene pagati esattamente come si meriterebbe o come ci si aspetta e diciamo che il gioco non vale la candela. Può anche essere visto così. Per qualcuno è una tentazione, appunto, sul posto di lavoro, una relazione sul posto di lavoro. Non, sinceramente, beh, sì, per qualcuno ci potrebbe essere una relazione con una persona già impegnata, sì. Per qualcun altro invece è una relazione magari tra colleghi, ma è come se non fosse del tutto sana. Quindi se questa persona vi illude, promette cose per ottenere dei vantaggi, mettetela un po' alla prova fondamentalmente, ok? Però qui alla fine della lettura, ragazzi, con il 3 di bastoni è come se si andasse verso il nuovo, c'è anche una carta di allontanamento, ok? Ci si allontana da certi pensieri egoici, che era quello con cui, diciamo, quello con cui si lavorerà un pochettino tutta la prima fase del 2024. Allora, ragazzi, se siete occupati, vi dico che potrebbe arrivare un nuovo ruolo, un aumento di livello, un aumento di responsabilità che effettivamente vi apre delle nuove strade, ma io credo che sia un po' quello che dicono essere il patto col diavolo, cioè è come se vi dessero la possibilità di avere più successo, di essere più riconosciuti, però già tanto sapete che il lavoro che già fate adesso non vi piace, quindi aumentare la dose di responsabilità, sì, per il proprio ego va bene perché ci si sente più pagati, ma per il proprio sé, per il proprio, la parte interiore, quella che è già denutrita in questo momento perché c'è un 4 di spade e avete bisogno di ricaricarvi, sarà così, cioè continuerà così. Quindi secondo me è quello il bivio. Continuo su quella strada, continuo per avere la stabilità perché sono il capo, perché non ho voglia di ricominciare per X motivi, nonostante io sappia che questa cosa non mi rende completamente felice, oppure cambio strada e do spazio a quelli che sono le idee, i desideri del mio cuore. Qui c'è la possibilità di uscire da questa situazione diabolica, diciamo così. Ok? Quindi
sta a voi cogliere un po' le occasioni che vi si propongono, ma anche avere ehm, il coraggio di affrontare questo cambio, ragazzi. Bene, se siete autonomi, allora, se siete autonomi, ragazzi, devo dire, fate attenzione agli investimenti per delle nuove strumentazioni, per nuovi magari computer, perché vi dico, o anche per l'assunzione di nuove persone, perché vi dico che l'acquisire nuove risorse in questo momento ehm, potrebbe bloccarvi su altri fronti, ok? Nel senso che potrebbero arrivare delle nuove offerte che magari non potrete accogliere perché avete già investito la parte di denaro nell'acquisire strumenti, risorse. Quindi anche lì mm, fate un pochettino attenzione. Attenzione più che tutto a, come vi posso dire, a spendere solo per le cose necessarie. Diciamo che potreste pensare di spendere per quello che aumenta il valore della vostra attività nel lungo periodo. Ecco, quella potrebbe essere un modo lineare per scegliere come investire. Perché vi dico, con questo 4 di spade c'è un po' di ristagno, se vogliamo, sulla parte economica, ok? Per quello che vi dico, fate un pochettino di attenzione. Se siete disoccupati, ragazzi, vi dico che possibilità ce ne saranno. Vi dico che all'inizio potrebbe essere un lavoro dove non vi sentite abbastanza preparati. Può essere che il diavolo sia un po' quello, il vostro scarso amor proprio. Però vi dico, ci potrebbero essere delle possibilità. Non vedo lavoroni, cioè nel senso a lungo termine per adesso, però sì che ci sono delle possibilità che si aprono davanti a voi. Ehm, mi parlano, io ve la butto lì, non so a quanti possa risuonare però, mi dicono vetri. Ora, non so se siete produttori vetrai, se siete vetriniste, quindi che allestite le vetrine, se siete persone che puliscono i vetri, se siete persone che creano tipi particolari di vetri, quindi magari siete creativi, però mi dicono vetri, ok? Tra l'altro vedo che anche qui c'è un 3 di pentacoli dove qui vengono rappresentati i vetri. A me questa cosa è venuta guardando la regina di spade. Potrebbe essere qualche lavoro di ristrutturazione, qualche lavoro. Ah, vetri, vetrine. Ah, sì, 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 guardate. Vi dico questo perché io ho una cugina che fa questo lavoro. Lei dipinge le vetrine. Quindi chi lo sa che magari per qualcuno non sia un momento di ispirazione quello che vi ho appena detto. È come un po' dare quella marcia in più, no? Allora, per quello che riguarda la situazione economica, ragazzi, come vi ho già anticipato prima, state allerta, soprattutto se state aspettando tipo delle risoluzioni da questioni del passato. Allora, parliamo, distinguiamo le cose. Se sono questioni del passato, vi dico, potrebbero non arrivare esattamente le notizie che voi vi aspettate. Per questioni del passato intendo questioni di eredità, questioni di, non lo so, cose che avete già messo in piedi, risparmi che magari già avete. C'è una sorta di novità, di movimento, ma non è esattamente quello che voi vi aspettavate. Per quello che riguarda invece il flusso di denaro, cioè quello che entrerà nel prossimo semestre, vi dico che ne entrerà, diciamo che sarà un flusso costante,
però non vedo grossi cambi, insomma, significativi a livello di ingressi economici, sia a livello di responsabilità. Però a livello economico, secondo me, nella seconda parte del 2024 arriverete a chiedere l'aumento di stipendio o aumenterete il listino prezzi se siete autonomi, ipotesi. Per quello che riguarda i nuovi progetti, invece, vi dico che, allora, innanzitutto avete bisogno di qualcuno che vi aiuti a guidare questo progetto, di qualcuno che vi aiuti a capire i pro e i contro, quindi potreste magari avvicinarvi a un vostro collega, a qualcuno che ha già fatto il tipo di percorso che volete intraprendere voi, se è un progetto nuovo. Se è un progetto da espandere, vi dico che sarà in espansione. Se invece appunto fosse nuovo, perché abbia un buon inizio, perché possa veramente radicare questo progetto, vi consigliano di farvi un po' seguire, no? Bene, spero di aver detto tutto. Vi dico, potrebbe arrivare un aiuto economico inaspettato, ma fate attenzione perché potrebbe avere un secondo fine. Cioè, potrebbe essere una persona che adesso magari vi presta del denaro, vi presta il suo aiuto, vi presta il suo tempo per poi o rinfacciarvelo o richiedervelo indietro subito. Cioè, sapete quelle persone che vogliono chiedervi qualche cosa, non sanno come, aspettano il momento giusto perché voi chiediate loro un favore e poi subito vi chiedono quella cosa che magari a voi dà tanto fastidio fare, sapete? Va bene, andiamo a vedere una fatina. Gratitudine, wow, che bella, e rivedo l'asso di denari. Qualche cosa arriva, ragazzi, secondo me sì. Bisogna un po' staccarsi da questo ego, in effetti, dai risultati di cui abbiamo bisogno solo per sentirci qualcuno. Inizio, lo vedete? Ma poi sì, avevate qui l'asso di denari, l'asso di coppe, avete la carta del giudizio che è una carta di rinascita. Si va verso un nuovo inizio. Io più che un nuovo inizio lavorativo sento che è come se qualche vostro hobby, qualche vostro progetto, qualche vostra iniziativa potesse essere finalmente messa a frutto. Mm? Fatemi sapere nei commenti se la stessa, insomma, risuona, se vi è stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!